Sappiamo che tra il 2020 ma soprattutto nel 2021 le auto elettriche si stanno sempre più espandendo e troviamo sempre più nuovi modelli nel mercato, ma sfruttando gli incentivi statali e magari anche quelli regionali se ce li hai nella tua regione, quale potrebbe essere l'auto elettrica più adatta? Ovviamente prima di iniziare tutto questo discorso quello che vi chiedo è sempre quello di iscrivervi al canale se ti può piacere questo contenuto, e se ti piace puoi andare anche a vedere altri contenuti che ho fatto sempre su questione auto elettrica ma anche tecnologia. Lascia un like e mi raccomando guarda il video fino alla fine, così il video, questo qua che se casomai ti può piacere, YouTube può proporlo ad altre persone, così casomai in un futuro, speriamo prossimo, potrei anche provare tutte le auto che cito e che magari con tutti i vari confronti che faccio, come ad esempio la Fiat 500 elettrica, la Opel Corsa o la Renault Twingo, se è meglio prendere elettrico o benzina, quei dati che prendo casomai li potrei testare sulla mia pelle, e oltre a ciò potrei anche casomai provare dei prodotti di tecnologia con mano, con cura e con tempo, così non parliamo soltanto di chiacchiere ma anche di qualcosa un po' più concreto. Ovviamente prima di iniziare tutto questo discorso l'ottica su cui si deve basare ovviamente è quello di voler comprare effettivamente un'auto elettrica, e mi sembra anche più che scontato come cosa, ma che secondo me ancora per alcuni o anche per molti non è così troppo scontato. Di auto elettriche sul mercato ce ne sono veramente di ogni tipo finalmente, e di diverse fasce di prezzo più o meno, ma vorrei focalizzarmi su quei modelli per l'utenza media, dove mi ci metto anch'io, gli utilizzatori che ne fanno di uso comune, insomma, non auto sportive ma neanche Tesla, ste robe qua, insomma auto che servono per la giornata media, se la vogliamo proprio mettere così, quindi andare a lavoro, casa tempo libero, casa tempo lavoro, insomma avete ben capito, e diciamo anche quelli un po' più abbordabili. Se mi seguite da un po' capite bene che tutti i vari video che ho fatto sulle auto elettrico, benzina, i vari confronti che si focalizzano soprattutto dal punto di vista economico e non ambientale, anche se a parer mio è sempre un tema affascinante e anche importante al giorno d'oggi, ma il concetto con cui mi focalizzo alla fine è quello quale conviene per noi, per le nostre tasche, e quale ci fa risparmiare di più. E non smetterò mai di dirlo che nel 90% dei casi le auto elettriche come seconda auto di famiglia ha un costo nettamente inferiore rispetto ad un'auto tradizionale termica, ed è proprio su questo punto che voglio focalizzarmi, come sempre alla fine. La maggior parte di noi sa benissimo che la seconda auto viene utilizzata principalmente per tratte casa lavoro o casa tempo libero, tratte che a livello nazionale si aggirano circa, questo qua è un valore preso un po' con le pinze, però secondo me è molto affidabile, sui 30 km al giorno. E pensando anche ai giovani attentati come me, la seconda auto di famiglia fa sicuramente comodo in più di qualche situazione. Ma veniamo al punto, vorrei suddividere queste categorie in due parti: quelle strettamente pensate per la città, e la seconda categoria è ovviamente utilizzo cittadino, ma anche un utilizzo come ad esempio può essere un'uscita fuori porta nel weekend, e che principalmente possono fare 200 km circa di autostrada continuativi. Quindi anche se posso pensare a non tantissime persone percorrono anche un centinaio di chilometri al giorno per andare per motivi di lavoro, potrebbero anche utilizzarla, e un esempio di questi è anche Marco Elettrico, che ha una Opel Corsa. Ovviamente questa è una mia personale suddivisione, quindi fatemi sapere qua sotto nei commenti casomai se può essere che abbia dimenticato qualche tipo di auto, qualche modello, o anzi cambiereste addirittura
tutta questa suddivisione. E insomma, fatemi sapere un po' cosa pensate e quali auto focalizzereste in base all'utilizzo. Ma tornando a noi, la prima categoria, cioè quelle auto prettamente cittadine, che sono tra l'altro anche quelle più economiche, una tra queste è sicuramente la Renault Twingo, che purtroppo a quanto pare la produzione non ci sarà più. Quindi se nel caso state pensando di andare a acquistare una Renault Twingo, vi consiglio di andare subito nel concessionario più vicino, che oramai veramente conosciamo in tutte le salse. Ne ho parlato nel primo video dei confronti che è stato pubblicato 2 o 3 mesi fa ormai, quale conviene tra elettrico e benzina, e tra l'altro è uscito anche l'articolo su HD Motori proprio di Renault Twingo, dove spiego veramente bene dettagliatamente con tutte le tabelle. Se nel caso volete andare a leggere l'articolo, comunque ve lo lascio qua sotto, che è comunque valido al giorno d'oggi. Forse per la questione dei prezzi benzina no, perché sono cambiate un bel po' di cose, ma è normale. Però insomma vi lascio tutti i link se nel caso siete curiosi. Se ben ricordate, nel calcolo che avevo fatto tra la autonomia media, quindi urbano, tangenziale e autostrada, la Renault Twingo poteva percorrere circa 157 km con una sola carica. Sicuramente la Twingo, almeno per me, è un'auto strettamente cittadina, pensata per spostamenti urbani o anche extraurbani, ma nulla di più. È una city car alla fine, quindi insomma anche per esempio lo sterzo, non so se ci siete mai saliti, ma se andate a vedere le ruote della Twingo sembra quasi che abbiano un angolo di 90 gradi, quindi per l'utilizzo cittadino è veramente ottimo. Quindi è una city car che sicuramente, se non ricordo male, con gli incentivi statali costa sulle 12-13 mila euro, che può essere anche comparata con una Smart, ma rispetto ad una Smart la Renault Twingo è 100.000 volte meglio, sia dal punto di vista di efficienza ma anche dal punto di vista di design. Almeno a me piace di più, poi i gusti sono gusti. Contesto in cui ci metterei anche la Dacia Spring elettrica, ne abbiamo parlato in questo video, solo che ovviamente ci sono dei dati molto approssimativi che ho riportato di quelle poche prove che sono state riportate di un modello che è di prefabbrica, quindi prendiamoli un po' con le pinze. Però sì, dai calcoli più o meno che ho fatto, l'autonomia che si può andare a fare con questa Dacia Spring nel misto, quindi sempre urbano, tangenziale e autostrada, è di circa 165 km e solo in città potrebbe andare a percorrere circa poco più 200 km. Però ripeto, forse è meglio aspettare un po', quando questa auto sarà effettivamente sul mercato, sarà presente effettivamente sul mercato verso settembre, se non ricordo, così vediamo un po' più di prove. E ovviamente non mancherà la comparazione tra questo tipo di Dacia e la Dacia più economica a motore termico. Sarà molto interessante secondo me. L'ultima auto di questa categoria, che secondo me però non so se metterla in questa categoria, diciamo che è una via di mezzo tra questa categoria e la seconda categoria. Secondo me può starci la Fiat 500 elettrica, che ne ho parlato anche qua in un video di confronto quale conviene tra elettrico e benzina, e per chi fa qualche chilometro in più secondo me la 500 elettrica può andare bene in buona parte dei contesti. Vi ricordo che la media di autonomia tra urbano, tangenziale e autostrada si aggira sui 214 km, quindi diciamo che anche con la 500 elettrica forse secondo me si potrebbe anche fare una mini gita fuori porta nel weekend. Quindi lascio a voi dove poter collocare questa auto. Veniamo ora alla seconda categoria di quelle auto che possono fare anche 200 km continuamente in autostrada, quel tipo di auto che ovviamente vanno più che bene per la città, ma che secondo me, come vi ho detto prima,
possono anche essere utilizzate per lavoro. Come vi ho detto prima, un esempio concreto è quello di Marco, che ha un canale che si chiama Marco Elettrico, che ha una Opel Corsa E, dove lui quotidianamente per andare a lavoro, se non ricordo male, non che non me ne voglia, ma forse non mi ricordo bene, fa un centinaio di chilometri circa al giorno e si trova veramente bene, perché basta ricaricare semplicemente quasi ogni giorno la notte, la spesa di energia più bassa, quindi secondo me è un buon risparmio. E quindi anche andare casomai per un piccolo giro fuori porta nel weekend anche di 200 km, e ovviamente anche qua principalmente la considererei come seconda auto di famiglia, ma poi ovviamente ci sono dei casi specifici dove ognuno di voi sa benissimo, diciamo, la propria routine di chilometri in situazioni normali. Veniamo al dunque. Allora, una sicuramente ve l'ho spoilerata prima, ma potete ben capire che questa categoria di auto fanno parte solo, a parer mio, quelli del gruppo, anzi ex gruppo PSA, che ora ovviamente si chiama Stellantis. Visto che la piattaforma è praticamente la stessa per tutti questi e 4 modelli e anche il motore è uguale, ma cambia soltanto dal punto di vista software e anche tipo di erogazione che può mettere il motore. Quindi, in poche parole, abbiamo la Opel Corsa E, la Peugeot E208, e tra l'altro la Opel Corsa E è la mia auto preferita sia dal punto di vista di efficienza ma anche design, quindi Marco, sono molto invidioso. Parlo anche di Citroën EC4 e Opel Mokka E. Sono 4 auto che hanno praticamente la stessa piattaforma, stesso motore, ma dal punto di vista software in pratica un po' diverso, e proprio da questo punto di vista si differenziano un po' i vari chilometraggi tra queste 4 auto, ma anche soprattutto anche un po' al peso, perché ovviamente per esempio Opel Mokka E e Citroën EC4 pesano un po' di più rispetto a Opel Corsa o Peugeot E208. Comunque il ciclo misto di circa di queste 4 auto si aggira sulle 250-270 km, ovviamente urbano, tangenziale e autostrada. E oltre a loro, come ultima, che è quella un po' più costosa rispetto a questi modelli, ci aggiungerei anche la Volkswagen ID3, che dipende anche un po' dalla batteria che andate ad acquistare in pratica e dalla capacità, però dal punto di vista dell'efficienza, da quello che ho potuto vedere, la Volkswagen ID3 non è per niente male, anche se il costo è un pochino più alto rispetto a alle auto che vi ho detto prima. Quindi fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate, quale auto secondo te ho dimenticato o casomai doveva esserci in una categoria rispetto ad un'altra. Insomma, fatemi sapere quello che volete. Mi raccomando, iscrivetevi al canale qua sotto, lasciate un like e iscrivetevi anche al canale Telegram delle offerte di Amazon, che certe volte metto qualcosa, e seguitemi anche su Instagram, dove qualche volta metto qualche sondaggio dove decidete voi quale auto andare a confrontare, se è meglio elettrico o benzina. Io credo di avervi detto tutto, buona continuazione qua su YouTube e noi ci vediamo con il prossimo video.